Bella ragazzi! Bella ragazzi! È da un po' che ci chiedete di parlarvi di un motore free energy e questa volta ne abbiamo costruito uno gravitazionale che funziona quindi sfruttando la gravità terrestre e questa sera ve lo faremo anche vedere in funzione. Parliamo un attimino della storia perché questi meccanismi sono sempre interessati all'uomo dal momento in cui le macchine hanno cominciato a prendere un po' il predominio. E qui il grande Leonardo già aveva studiato sistemi di questo tipo, a sfere, sì, in cui la sfera, i canali, esatto, cadeva all'interno e sbilanciava la ruota e la portava di là. Fino ad arrivare a un rozzo sistema, che l'abbiamo riprodotto qua, l'abbiamo ingrandito, che è molto simile al nostro principio di funzionamento del nostro motore free energy. E questa è un po' l'idea dell'immaginario comune del motore, diciamo, del moto perpetuo. Sì, qua vediamo dei pesi che quando gira questa ruota i pesi cadono e creano uno sbraccio maggiore, quindi lo stesso peso cerca di trascinare la ruota, diciamo, in un senso solo. E infatti ora spiegheremo un attimino perché questo tipo di motori non può funzionare, come non funzionava neanche il suo elicottero a pedali. Sì. Semplicemente perché è un'illusione ottica. Noi guardiamo questo punto qui e crediamo che questo braccio riesca a fare una forza talmente grande da riuscire a spostare la ruota, ma dobbiamo guardare tutto intorno. Qui abbiamo tutti gli altri pesi da dover sollevare con questo unico braccio. Esatto, quindi e sono tutti tanti i fulcri di queste leve sono tutte alla stessa distanza dal centro, per cui non può funzionare perché abbiamo lo stesso peso di qua, lo stesso peso di là e la ruota non riuscirà mai a essere sbilanciata. Comunque anche lui aveva immaginato che si potesse sfruttare la gravità terrestre. Anche questo ma non era riuscito. È un'altra bella illusione ottica, dall'idea che tenendo la ruota di qua, questa col suo peso continui ad andare giù e continui a girare. In realtà quello che succede è semplicemente che la gravità agisce immaginariamente su questi due punti e il baricentro rimane sempre qua, per cui la ruota non gira. Poi altri, ce ne sono usciti tantissimi anche nel 1600, 1700, cose complicatissime, veramente anche macchine complicatissime che però non funzionavano, fino ad arrivare a questi dell'energia organica che sono un po' una cosa da fantascienza, da diciamo da parascienza. Sì, c'è un po' di tutto. Sì. Diciamo che attualmente nello stato in cui viviamo adesso andare a sfruttare questa tecnologia free energy non ha neanche un valore economico, perché sinceramente fino a quando ci saranno ancora il petrolio, carbone e le sostanze diciamo naturali della terra è sicuramente meglio finire di sfruttare queste. Ce ne sono, ad esempio è stato trovato lo shale gas, lo shale oil negli Stati Uniti e ci sono riserve veramente grandi, quindi tutti faranno in modo di continuare con questa energia, diciamo. E poi c'è un serio pericolo di cui vi parleremo, sia proprio fisico riguardo il pianeta terrestre, ma anche geopolitico. Tutti pensano che magari la free energy possa creare la pace in tutto il mondo perché tutti possono riprodurla. In realtà ci sono delle implicazioni un po' particolari che poi vi andremo a spiegare. Ecco il nostro motore gravitazionale che abbiamo costruito. Diciamo innanzitutto una cosa, così è tutto un po' più chiaro. Qui dove ci sono questi fori erano studiati per i pesi che abbiamo utilizzato dei bulloni di questo tipo. E poi abbiamo visto che sia per il meccanismo un po' esile che abbiamo costruito sia per la velocità che prendeva l'oggetto sono troppo pesanti, quindi siamo andati a dei bulloni di questo tipo qua fino a quando ci siamo resi conto che praticamente le stesse aste riescono già da sole a far funzionare il meccanismo, a farlo girare con un cuscinetto qua su questo perno.
Qual è l'idea? L'idea è quella di non far cadere il peso con il fulcro sempre alla stessa distanza dal cerchio, come Leonardo aveva fatto. ma è quella di andare oltre. Il fulcro quindi di questi pesi non è fisso qua, ma ha un movimento. Ma viene spostato lateralmente. E il peso che cade da qui, questa ruota gira così, il peso che cade da qui non deve essere lui a muovere l'asta in là, perché altrimenti la stessa energia del peso la sfruttiamo per il movimento e abbiamo già perso tutto. L'asta deve essere spostata dalla stessa gravità, ci serve questo meccanismo a doppia azione, come se girando questa ruota qualcuno spingesse lateralmente l'asta e la facesse andare in là. Notare che una volta che questa è verticale così, spingere l'asta in là può esserci tutto il peso che si vuole, ma se la guida è fatta bene, a poco attrito, non serve una grandissima forza, perché non bisogna andare a sollevare il peso. L'idea è questa praticamente, con questo leverismo qui, che ora facciamo vedere qua. Qui fate conto che c'è l'asta con il peso. Lo stesso peso dell'asta, lo stesso peso che è da questa parte della ruota, tramite questo meccanismo andrà a spingere e sbilanciare il peso dall'altra parte. A questo punto ci sarà la rotazione, essendoci la rotazione arriverà la ruota dopo e qui ci sarà lo stesso movimento. Nel tornare in su, adesso qui ci manca un foglio che avevamo fatto, comunque c'è un sistema simile a questo che praticamente utilizza una guida circolare e quest'asta praticamente viene fatta mandare indietro da questa guida. Praticamente immaginate di tenere un bastone lungo 1 metro e doverlo spostare lungo una guida per farlo tirare su, fareste una forza incredibile che è esattamente la stessa forza del peso che cade. Invece risalendo cosa succede? Risalendo il fulcro rimane qui e questa si piega e quindi non abbiamo sforzo, anzi abbiamo ancora minore sforzo, perché qui la leva che dobbiamo fare è cortissima. Quindi questa, che è una leva lunga, riesce a tirare quella corta, esercitando una forza che implementa poi il movimento dei 2 assi su questa ruota. Facciamo vedere una cosa curiosa di questo meccanismo. Notate che qui adesso con questo verticale abbiamo questo attaccato A contatto. a 90 gradi, ci distacchiamo di 40 mm e facciamo questo movimento qui. Ma se noi facciamo ancora questo, abbiamo con la cosa verticale che siamo già distaccati e possiamo fare ancora questo movimento. E altra cosa da notare, se guardate bene qua, muovendosi non va in una sola direzione, ma qui torna indietro e rivà in avanti. E questo è praticamente il trucchetto per sfruttare il momento in cui il nuovo peso che è in cima deve cadere. E ora direi che la montiamo e facciamo vedere il tutto in funzione. Prima di montarlo e farvi vedere il funzionamento, dobbiamo parlare di alcune implicazioni che se questo sistema venisse impiegato per produrre energia ad alto livello, in grande quantità tipo centrali, si creerebbero delle situazioni un po' particolari, sia fisiche che al limite anche sociali e geopolitiche soprattutto. Le fisiche sono che una macchina del genere, se girasse, fosse posizionata, che ne so, negli Stati Uniti, questa macchina girasse a vuoto senza produrre energia, quindi non c'è un generatore attaccato, può anche non dare nessun problema. Quando si assorbe energia da una grossa macchina del genere, la Terra, 1, ha una gravità, 2, gira. Ci sono anche altre cose, tipo la Luna in giro, che è legata alla gravità terrestre,
e ci sarebbe nel tempo ci sarebbero dei problemi proprio sulla rotazione, l'asse e tutto della Terra. Se le centrali fossero tante, ci sarebbe proprio un disastro, potrebbe avvenire un disastro, quindi spostamento dell'asse terrestre, dipende dalla posizione, già l'equatore sarebbe meno influente, ma se saliamo su può dare dei problemi all'asse terrestre e anche alla velocità di rotazione terrestre, perché un'energia alla fine viene assorbita da qualche parte, deve arrivare, ed è quella gravitazionale della Terra. In pratica trasformiamo la gravità in energia elettrica o energia comunque meccanica. Sì. Quindi se ad esempio noi avessimo un gruppo di centrali qua di una data potenza con masse di una data entità, qua, da queste parti qua, bisognerebbe fare un qualcosa di speculare, cioè proprio tagliare l'asse della Terra. Ci vorrebbe un altro sistema che consuma in quel momento la stessa energia e vadano a ritmo, a pari col consumo. Se diminuisce l'assorbimento, la generazione di energia di qua deve diminuire di qua. Quindi va sempre bilanciato. Oppure un altro metodo, se non è possibile andare dove ho detto, c'è una centrale qua, bisognerebbe mettere ad esempio su una qualche isola, che però qua non c'è, in Europa siamo un po' sfortunati, mentre gli Stati Uniti sono più fortunati perché possono mettere qualcosa qua, possono mettere in 2 punti 2 centrali che abbiano una potenza, una produzione di potenza che sia più piccola di questa grossa, in modo che compensino, anche se sono in 2 posti diversi, questo assorbimento. Ora poi ci sono implicazioni geopolitiche, se uno fa delle centrali qua, come fa poi a obbligare questi a mettere su altrettante centrali che magari non gli serve nemmeno tutta quell'energia, però devono assorbirla, ci vuole un qualcosa, quindi c'è un problema anche politico proprio Immaginate paesi molto energivori come ad esempio gli Stati Uniti d'America, la Russia e comunque a quel punto lì chiunque volesse produrre energia ci vorrebbe un coordinamento mondiale per distribuire omogeneamente questa energia e non sarebbe per nulla facile. Non siamo pronti ancora. Non siamo assolutamente pronti. Allora, procediamo adesso al montaggio e facciamo vedere il funzionamento. Allora, questa è semplicemente una tavola, abbiamo messo un cuscinetto qua e uno qui davanti. Era un piede di un letto. Sì, non siamo molto bravi in falegnameria, sta qui è la tavola su cui avevamo fatto il cianotipo. Un video di un po' di tempo fa. Eventualmente vi mettiamo il link in descrizione. Allora, teniamolo fermo. Sì, che buono che parte. Perché praticamente però le artriti è fatto in modo adesso con fare fisso sull'albero che in qualsiasi posizione si trovi, ecco, in qualsiasi posizione si trovi. Adesso l'agevoliamo, ma tanto parte uguale. Vado, Eccolo lì, sembra un po' a fatica. Sì, c'è qualche braccetto, magari un po' di attrito. Vedete che no, si è fermato. Io ce l'hai ancora con lo svitol? Sì. Ci diamo una bottarella di svitol. No, è meglio l'olio siliconico. O siliconico, qualsiasi cosa. Allora, questa è tanto una cosa di piccola potenza. Ci metterei anche i bulloni, quelli lì. Prova un po' così perché andava. Ecco, si è preso il lubrificante. Sì, perché sulla plastica ha un po' di attrito, metti un po' di, vabbè, sono cuscinetti a sfera, vedete, non dovrebbe avere problemi. Senti che lo fa ritmo, ta 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 ta. Sì. Deve essere un po' sbilanciato. Sì. E non è basta un errore sull'interasse che ha problemi, però tant'è. Sono tutti pezzi stampati con la stampante 3D. Sì. L'unico pezzo, diciamo, un po' più serio è il disco di plexiglass che abbiamo fatto. E quindi qua sì. Ovviamente la forza che fa non è tanti, cioè si riesce a fermare con le mani. Sì. Vedete che qua praticamente appena cade
si trova in questa posizione è agevolato da due cose: dal fatto che qua c'è il peso che sposta l'asta in avanti, e ovviamente questa è già oltre il suo baricentro, per cui tende a cadere, per cui c'è questa doppia azione, e il leverismo praticamente va indietro nel momento in cui c'è l'inizio della caduta del peso, quindi praticamente fa questo movimento qua. E niente, questo è un po' l'idea del motore Free Energy. Ovviamente non mettetevi a costruire cose di grande potenza, perché se tanti lo facessero, evitiamo magari di fare polemiche su che ne so, perché non lo facciamo, perché dobbiamo andare a consumare ancora petrolio, eccetera eccetera. Sì, non è tanto quello quanto le complicazioni che porterebbe un sistema del genere. Un giorno magari si spera in un futuro anche di trovare anche cose alternative. Si punta molto adesso verso la fusione nucleare, ci stiamo avvicinando sempre di più, ogni volta c'è un risultato migliore. Il tokamak sono secondi e secondi in più, che sembrano pochi secondi in più, ma sono evoluzioni tecnologiche mostruose. E non arrecherebbero problemi al pianeta come potrebbe arrecare questo sistema, che appunto o va compensato tutti d'accordo, se no crea problemi. Mentre la fusione dell'atomo di deuterio è una cosa, il materiale ce l'è in fondo ai mari, pieno di acqua pesante che contiene deuterio e trizio e niente, quella genera poi elio, non dà nessun disturbo al pianeta. Elio che poi serve alle nuove tecnologie, anche per fare anche nella scienza è utilissimo. L'elio che stiamo recuperando da grotte, da posti così, viene poi disperso purtroppo nella stratosfera e non è più recuperabile. E altra cosa che potrebbe essere utile per questo tipo di motore, se ne venissero messi 3 a 120 gradi, invece di sfruttare, ovviamente questo motore nello spazio non potrebbe funzionare perché non c'è gravità. No, più ci si allontana dalla Terra, però dal suo movimento e dalla gravità. Nello spazio c'è una cosa diversa. Nello spazio, se su un'astronave, su un razzo, si può tranquillamente mettere un reattore nucleare che produce energia elettrica. Se noi con un motore a energia elettrica facessimo girare questa ruota, ovviamente non così a caso perché tenderebbe a bilanciarsi per forza centrifuga, ma mettendo dei motori che muovono le aste in sincrono con la ruota, riuscirebbe a produrre lei stessa una propulsione gravitazionale e quindi potrebbe essere utile anche in ingegneria aerospaziale, tipo astronave elettrica, come c'è l'auto elettrica. Poi facendo girare più o meno una ruota si riuscirebbe anche a direzionare cambiando con più ruote magari disposte con assi diversi, interagendo più su una più sull'altra, e si potrebbe quindi è sicuramente un'applicazione interessante, però ai tempi d'oggi direi che è assolutamente inutile. Sarebbe reversibile infatti come sistema, con qualche accorgimento. E a questo punto non so se vi è piaciuto il video. Se vi piacciono i video di Caos, metteteci un like, seguite il nostro canale. Noi abbiamo contenuti interessanti su qualsiasi cosa, fisica, chimica, a chi piace l'elettronica, fai da te, abbiamo veramente una serie di argomenti. Abbiamo voluto proporvi questo perché diciamo, è una cosa che ci avete chiesto in molti, e anche perché oggi, 1° aprile, è proprio il giorno internazionale dell'energia, quindi ne abbiamo approfittato per stare in tema con questa giornata così importante. E quindi possiamo salutarvi. Bella ragazzi!